Ciao a tutte, bentornate sul mio canale, io sono Tiziana e oggi un'altra maxi clutch, ma stavolta punto nocciolina bicolore. In tante me l'avete chiesta e finalmente sono riuscita a realizzarla. E ho utilizzato due nuove tonalità del cordino Amore Corda di Borgo dei Pazzi. Ma prima di vedere tutto quello che ci serve per questo progetto, vi ricordo di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella se vi fa piacere darmi punti hype e seguirmi anche sui miei social. Per il progetto di oggi troverete a vostra disposizione un kit completo su gomitoli.com con lo sconto del 30% nelle date indicate e come al solito scegliere tra le varie opzioni di colore e quindi gli abbinamenti. Borgo dei Pazzi ha aggiunto diversi colori di questo cordino che si chiama Amore Corda, è un cordino riciclato fantastico da 2 mm che si lavora veramente molto bene. Queste sono due tonalità nuove, esattamente 904 e 913, ma ne troverete appunto, oltre quelle che già appunto erano presenti in catalogo, ne troverete di nuove. Il kit quindi è composto da due rocche da 500 grammi, una chiusura a molla da 26 cm, una tracolla da circa 1,10 m già dotata di moschettoni e una base ovale da 30x10. Come uncinetto io utilizzerò il numero 3 per il primo giro e il numero 4 per tutto il resto della lavorazione, quindi ci possiamo mettere subito all'opera. Iniziamo la lavorazione partendo dal lato corto della nostra base, faccio un cappietto e cominciamo il contorno. Quindi parto dal punto centrale, nel frattempo la codina ce la lavoriamo e faccio un punto basso. Allora, qui andranno due punti bassi, ma io l'ultimo lo faccio al ritorno. Quindi, dopodiché ne faccio due anche in quello seguente, 3 in quello successivo, 1, 2 e 3, 2 in quello successivo ancora e sull'ultimo del lato stretto ne vado a realizzare 3. Adesso proseguiamo lato lungo, io farò 2 punti bassi, 2 punti bassi in quello successivo ancora, e poi uno singolo, quindi la sequenza sarà 2 punti bassi nei successivi 2 e uno in quello dopo e così via per tutta, quindi per tutta la lunghezza di questo lato. Quindi arriviamo fino a qui e vi faccio rivedere il lato corto. Faccio una rettifica perché sono troppo pochi, quindi la sequenza sarà 3 punti doppi, uno singolo, anziché 2 come vi avevo detto prima. Quindi vedete la sequenza 3, questi 3 ne hanno 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2. Qui ci fermiamo perché iniziamo il lato corto e ricominciamo. Questo qui, come quello dell'angolo che abbiamo già fatto, ne facciamo 3, 1, nello stesso punto, quello successivo 2, quello dopo 3, sempre nello stesso foro, e poi in questi 3 ne facciamo 2. Vi ricordate come l'inizio? Qui l'altro punto lo farò alla fine. Quindi procedo, 2 e 2, doppio anche in questo ed anche in quello successivo. Qui ne faccio 3, 1, 2 e 3, qui 2 e poi sull'ultimo ne farò 3, 1,
aspettate un attimo, ecco 1, 2 e 3. E qui si ricomincia con la sequenza, quindi nei successivi 3 li raddoppiamo, quindi ne facciamo 2 sul primo, 2 sul secondo e 2 sul terzo. Uno in quello successivo e riprendiamo con la sequenza di 3 aumenti e un punto singolo. E lo ripetiamo per tutta la riga. Arrivata all'angolo ripetiamo la stessa cosa, quindi facciamo 3, 2, 3, 2 e quello mancante, quindi ci rivediamo a questo punto per vedere come fare il giro successivo. Siamo alla fine del giro, manca il punto che io non ho fatto all'inizio, quindi lo vado ad eseguire e chiudo con una maglia bassissima sulla prima maglia che ho effettuato. Tolgo il numero 3, prendo il numero 4, faccio una catenella e adesso faccio un giro di contorno in costa, senza fare aumenti, quindi anziché prendere il punto completo, prendo soltanto quella esterna, in questo modo. Solo i punti che mi ritrovo, non occorre fare aumenti. In questo modo. Lo facciamo tutto e ci rivediamo per vedere come eseguire il giro successivo. Ho quasi finito il giro, quindi cosa faccio? Chiudo sul primo punto che ho effettuato con una maglia bassissima. Faccio una catenella, adesso dobbiamo iniziare il punto nocciolina. E cosa facciamo? Voltiamo il lavoro in questo modo e iniziamo a creare i primi 3 punti bassi e il primo lo facciamo già sotto il primo punto dove ho fatto la maglia bassissima, quindi faccio 1, 2 e 3 punti bassi. In quello successivo faccio la mia prima nocciolina, prendo il filo, entro e faccio una maglia alta chiusa a metà, faccio la seconda sempre chiusa a metà e la terza sempre chiusa a metà. Mi ritrovo con 4 asole sull'uncinetto, prendo il filo, chiudo tutto, faccio una catenella e ho fatto la prima nocciolina e proseguo. 3 maglie basse nelle 3 maglie successive e di nuovo una nocciolina, prendo il filo, faccio la prima maglia alta chiusa a metà, la seconda maglia alta chiusa a metà ed anche la terza e rimango sempre, quindi mi ritrovo con 4 asole sull'uncinetto, prendo il filo, chiudo tutto e faccio una catenella e nuovamente ripeto 3 maglie basse nelle 3 maglie successive, prendo il filo, entro, faccio la prima maglia alta chiusa a metà, la seconda ed infine la terza. Chiudo tutto, catenella e di nuovo le mie 3 maglie, quindi praticamente questo modulo lo ripeto fino a fine giro. Io ora vi faccio vedere che già ecco così si vede bene, le noccioline si cominciano a vedere. Adesso ripetiamo tutta la sequenza fino a questo punto e ci rivediamo per vedere come creare il giro successivo. Sono a fine giro, chiudo con una maglia bassissima e posso tagliare il lavoro. Sfilo, intanto lo fisso qui perché altrimenti spunta dal lato del dritto. E adesso cosa facciamo? Voltiamo il lavoro, qui è dove io ho terminato. Adesso prendiamo il nuovo colore, ma vi devo far vedere una cosa.
dobbiamo fare dei giri di punto basso dove poi andremo ad alloggiare il nuovo punto nocciolina. L'unica maglia che non dobbiamo lavorare è la catenella che abbiamo fatto per chiudere la nocciolina. Quindi se noi guardiamo in questo modo, questa è la maglia bassa e questa è la maglia bassa che non bisogna fare. Ma un'altra cosa che vi può essere di aiuto è sapere che tra una nocciolina e l'altra avremo 4 punti bassi: 1, 2, 3 e 4. Questa non si realizza, si va avanti, 1, 2, 3, 4, questa è la chiusura e non si fa, e via discorrendo. Quindi adesso io prendo il nuovo filato, faccio un cappietto, mi viene più comodo fare in questo modo, quindi mi aggancio sulla prima maglia che dobbiamo effettuare e faccio già la prima maglia bassa e vado avanti, 2, 3 e 4, e continuo sempre avendo 4 maglie basse tra una nocciolina e l'altra. Così non facciamo dei punti in più, perché altrimenti risultano aumenti e non va bene. Quindi ricordiamoci che il punto nocciolina è realizzato in 2 diversi giri. Il primo dove noi creiamo l'alloggiamento per poi andare a creare la nocciolina. Quindi facciamo tutto questo giro, ci rivediamo a questo punto e vediamo come proseguire. Sono a fine giro, quindi chiudo sulla maglia bassa, la prima che abbiamo effettuato, catenella e volto il lavoro, perché ogni giro bisogna rivoltare il lavoro, almeno nel punto nocciolina. Poi tutti questi fili li andiamo a tagliare in un secondo momento. Adesso dobbiamo fare in modo che la nocciolina del giro successivo sia in mezzo a queste due, quindi io intanto mi faccio il mio punto basso, faccio anche il secondo, tanto il terzo sarà questo. Quindi vedete, questo è a metà e io ricomincio con le mie 3 maglie non chiuse insieme, cioè scusate, non chiuse del tutto, ma chiuse tutte insieme, 4 asole, chiudo, catenella e faccio i miei 3 punti bassi. Vi ricordate, la sequenza è sempre quella. Dopodiché io mi accerto e vedo che la mia nocciolina successiva cade in mezzo a queste due, così le facciamo a scacchiere ed è anche un bel disegno. Quindi entro la prima maglia alta chiusa a metà, la seconda e la terza. Le chiudo tutte insieme, faccio una catenella e nuovamente continuo con lo schema. Per questo bisogna stare attente nel giro precedente, dove appunto non dobbiamo lavorare la catenella che facciamo dopo aver chiuso la nocciolina. Quindi ho fatto le mie 3 maglie, ve lo faccio rivedere ancora una volta, entro, chiudo a metà, la seconda maglia alta chiusa a metà ed infine la terza. 4 asole, chiudo tutto e faccio la catenella, che è l'unico punto che, ripeto, non bisogna poi lavorare nel giro di ritorno. Vado avanti e continuo con la mia sequenza. E questo sarà il nostro risultato. Adesso finiamo pure questo giro e vi faccio rivedere ancora una volta come ricominciare col giro di ritorno e poi vi lascerò proseguire da sole. Ho finito anche il giro di noccioline, adesso io ho già tagliato il filo, voltiamo il lavoro, perché ci ricordiamo che bisogna voltare il lavoro, ma per ricordarvelo voi, quando lavorate così, che vedete le noccioline da questa parte, si fa il giro dei punti bassi. Quando dobbiamo fare le noccioline, il lavoro lo vediamo dall'interno. Quindi riprendiamo il colore viola, io ho già tagliato il filo, quindi mi vado ad agganciare, anzi più al centro, così non becco subito la nocciolina da non lavorare. Quindi entro, ricordiamoci che
tra una nocciolina e l'altra ci devono essere 4 maglie basse per evitare di lavorare. Quindi ho fatto le prime 2 perché qui ci sono le altre 2. Ricordiamoci sempre praticamente questo punto non si fa perché è la nocciolina, la chiusura della nocciolina, ma tra questo e questo noi vediamo, aspettate che sposto questo filo, 1, 2, 3, 4 si lavorano, questa no, 1, 2, 3, 4 in maniera tale da non creare aumenti. Quindi detto questo, quindi io proseguo e le conto così non sbaglio, tra una e l'altra devono essere 4, quindi 1, 2, 3 e 4, di nuovo altre 4 tra una nocciolina e l'altra, e quindi anche in quello successivo, così evitiamo di creare degli aumenti, altrimenti poi non riusciamo a creare le noccioline al posto giusto. Quindi facciamo questo giro, arrivato qui si volta il lavoro e si eseguono le noccioline, poi si chiude, si rigira il lavoro e ogni 2 giri andiamo a cambiare il colore. Io mi alzerò per circa 20-22 cm, ma alla fine vi dirò esattamente quanti giri ho creato e quanti centimetri ho realizzato. Il corpo borsa è quasi completato, guardate quanto è bello, ho creato alla fine 18 noccioline, quindi per un totale di 36 giri, perché appunto il punto nocciolina è creato da 2 giri. Come misure siamo arrivati a 22, adesso, quindi io ho tagliato il filo, dobbiamo controllare che questa apertura sia abbastanza grande, vedete, per poi, secondo me è perfetta, per poi andarla a cucire. Ma prima di questo andiamo a fare qualche ultimo giro di viola e lo facciamo senza fare più noccioline, farò 2 o 3 giri di punto basso, quindi praticamente il giro che andrà a creare una sorta di contorno. Vedete tutte le maglie basse, esattamente come il giro che abbiamo fatto di ritorno della nocciolina, ma anziché farne solamente uno ne faremo oltre questo altri 2, sempre in viola. Vedete? Praticamente noi facciamo questo primo giro, arriviamo qui, chiudiamo con una maglia bassissima, senza avvoltare il lavoro continuiamo per altri 2 giri sempre a punto basso e ci rivediamo per farvi vedere come cucire la nostra chiusura. Siamo pronte per la cucitura, adesso vi spiego io che cosa ho fatto. Intanto qui ho fatto i miei 3 giri a punto basso senza fare né aumenti né diminuzioni. Io poi che cosa ho fatto? Ho cercato di centrare al massimo la nostra borsa, ovvero col centro del lato corto che deve coincidere con qui le chiusure, quindi queste parti qui. Vedete? Poi un'altra cosa che ho fatto, io qui dove c'è la chiusura, per evitare che poi non si chiuda bene, ho marcato 3 punti. Uno, quello centrale, è questo che non andrò a lavorare. A partire da quello successivo ne ho contati 15, ho messo un marcapunti qui e uno qui perché saranno le parti che vado a lavorare, mentre questa sarà la parte aperta per l'impugnatura. Stessa cosa qui, i miei 3 punti, 15 di qua e 15 di là, ma io adesso vi faccio vedere proprio esattamente come va cucito. Riprendo il colore viola, faccio un cappietto e allora io parto più o meno da questa parte e adesso io cosa faccio? Alternerò punti dove farò un punto basso e punti dove li raddoppio per evitare che poi questa parte si veda. Parto con un punto doppio, quindi 2 punti bassi nello stesso punto, poi quello dopo lo faccio singolo, nuovamente un doppio,
poi uno singolo e uno doppio, perché anche se un po' si vedrà la nostra, proprio questa giuntura, non ha importanza, perché qui altrimenti se faccio troppi punti rischiamo che la clutch non si chiuda correttamente. Quindi non so se si vede, uno l'ho marcato, quello al centro no e quest'altro, questi 3 punti non vanno lavorati, quindi io che cosa faccio? 3 catenelle, le supero, vado su quello successivo ancora e riprendo con la sequenza. Ho finito con 2 maglie basse nella stessa maglia e ricomincio con la stessa sequenza e procedo alternando. In un punto ne faccio 2 e in quello successivo ne faccio uno solo. Vedete? Adesso ci spostiamo fino a qui, dove io vado a lavorare anche questo punto, dopodiché qui vado a fare dei punti bassi senza prendere questa parte qui e vi dirò anche quante ne farò. Comunque arriviamo a questo punto, in ogni caso io ve lo farò vedere. Sono arrivata qui dove c'è il marcapunti che io adesso tolgo, me lo lavoro quest'ultimo punto, dopodiché questa parte non la devo lavorare, ma andrò ad avvolgere con delle maglie basse la chiusura. Io adesso non so esattamente quanti ne farò, ma ve lo dirò non appena la completo questo lato. Quindi arriviamo fino a questo punto, vi faccio vedere come procedere, vi dirò anche il numero esatto di maglie che farò da questa parte, che dovranno ripetersi stesso numero anche da questa. Ho terminato questa parte che non è agganciata, ho realizzato 40 punti bassi. Dopodiché arriviamo da questa parte, togliamo il marcapunti e in questo punto ricominciamo con la sequenza di una maglia doppia e poi una singola in quello successivo, vedete? Quindi si rifà quello che abbiamo fatto dall'altra parte e vi faccio vedere che in questo modo, sia per i 40 punti che lavorando uno doppio e uno singolo, questa parte non si vede più. Arrivati da questa parte facciamo la stessa cosa, ovvero questi 3 punti non li lavoriamo, facciamo la catenella, si prosegue da questa parte, di nuovo facciamo 40 punti e si completa da questa parte. Dopodiché la nostra tracolla, volendo, la possiamo agganciare anche qui dove abbiamo fatto le 3 maglie basse. Quindi una volta completata la nostra clutch è pronta. Sono veramente soddisfatta del risultato, mi piace veramente tanto, anche perché è una bella maxi clutch, ma anche per questo punto nocciolina bicolore, anche l'abbinamento mi piace tantissimo. Vi ricordo che troverete un kit a vostra disposizione su gomitoli.com con lo sconto del 30%, ma mi raccomando, occhio alle date, perché dura solamente una settimana a partire da oggi e trovate diverse combinazioni. Quindi oltre quelle che vi ho proposto io, ma Amore Corda ha aumentato le tonalità, quindi veramente vi potete sbizzarrire. Come misure abbiamo ottenuto 32, 30 in altezza fino al manico e circa 13 cm di profondità e ho utilizzato circa 700 grammi di cordino. Guardate, questo è quello che mi è rimasto, quindi ci esce pure un piccolo progetto magari da abbinare alla nostra clutch. Se avete dei dubbi, mi raccomando, mandatemi un messaggio, non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella, se vi fa piacere darvi punti hype e seguirmi anche sui miei social. Ci vediamo alla mia prossima creazione.